Ben ritrovati ragazzi sul canale di Kelloz, torniamo a parlare di Europa Universalis 5. È uscita finalmente la patch 1.1, quindi siamo fuori dalla beta, siamo stati in beta circa un mese e fuori dai denti questa è sicuramente la miglior patch di Europa Universalis 5 dall'uscita del gioco e voi direte grazie al... effettivamente non è che si potesse fare molto peggio della patch precedente, ma questa effettivamente è buona, ci sono praticamente quasi solo buone notizie. Oggi vi farò vedere un attimino quali sono stati i miglioramenti o i peggioramenti, comunque le novità, perché prima di tutto se state guardando questo video almeno segnatevi questo prima di chiuderlo. Se state giocando con la partita precedente, con la patch precedente e state ancora giocando e non volete continuare la partita, non aggiornate il gioco. Il gioco vi si aggiornerà da solo, andate su Steam, attivate la beta e selezionate come beta la 1. Non lo so, 0 qualcosa, 007, 09, quella che fosse, 011 mi sembra fosse l'ultima. Perché questo? Perché il gioco è totalmente stato rivoluzionato dal punto di vista dei numeri. Quindi il gioco è molto diverso da prima, cioè non è un gioco diverso, però tutti i numeri sono diversi. Non che in generale non funzionino o sembra di giocare a un gioco diverso, ma il problema è proprio il passaggio tra una patch e l'altra. Quindi non fate questa cosa, se no buttate via il salvataggio, vi avviso. Per tutti gli altri è il momento di iniziare una nuova partita, sì. Sicuramente non c'è stato un momento migliore di questo. Poi non siamo ancora arrivati ad avere il gioco fatto e finito. Probabilmente questa cosa la vedremo alla patch come per U4, non prima dalla 1.4. E U4 è diventato un gioco vero, con tutte le virgolette del caso, con Conquest of Paradise, che è stata la patch 1.4. Ai tempi uscivano molto più velocemente, eccetera. Ma si parla di 13 anni fa, è cambiata tutta l'industria dei videogiochi ed è cambiato anche il titolo che avevano di fronte. E U5 è molto più difficile di Europa Universalis 4. Quindi, cioè, complesso più difficile. Quindi, effettivamente, anche da sviluppare è più complesso. È una loro scelta aver messo dentro tutta questa complessità. Forse questa complessità è troppa, però tant'è. Questo è e questo abbiamo. Quindi prima di andare avanti vi ricordo come sempre che trovate i capitoletti qua sotto, di supportare il canale con i mi piace, commenti, iscrizioni. Se volete potete abbonarvi, regalare gli abbonamenti, fare super grazie o acquistare giochi su Instant Gaming, quindi parliamone subito perché sapete che comunque il canale si sostiene anche per questo. Trovate il link in descrizione per andare sul negozio. Ora ci sono un sacco di titoli in sconto, per esempio Victoria 3 con uno sconto del 73%, Civilization 7 che sta migliorando, Europa Universalis 4 86% di sconto. Ragazzi, secondo me ne vale la pena. E sapete perché vi dico che ne vale la pena? Secondo me, soprattutto per EU4, non tanto per acquistarlo qua, compratelo dove volete, però o meglio, se volete farlo qua chiaramente mi fate un piacere. Ma io ho fatto un sondaggio sul mio canale e non me l'aspettavo questa risposta da parte vostra, davvero non me l'aspettavo, perché mi sembra ci sia proprio un clima disfattista. Evidentemente non è così. Probabilmente quelli che alzano di più la voce sono quelli che odiano di più il gioco, o comunque si sono trovati peggio. Ma c'è questa, citando un po' Cruciani e Parenzo della Zanzara, c'è questa maggioranza silenziosa che invece preferisce effettivamente Europa Universalis 5 e Europa Universalis 4. Io ho fatto questo sondaggio perché ora sto giocando con gli ottomani per fare Mehmet Ambition in Europa Universalis 4. L'ho fatto perché non c'era ancora il EU5 non era ancora completato. Durante lo sviluppo della beta hanno fatto delle cose che mi hanno fatto, diciamo, perdere il salvataggio, tra virgolette, o comunque mi hanno fatto buttare via, mi è passata un po' la voglia di giocarlo e quindi semplicemente ho fatto altro e allora mi sono voluto ributtare anche come esperimento su Europa Universalis 4, al che mi è venuto questo dubbio, insomma, ma è meglio 4 o 5 attualmente. E la maggior parte di voi, cioè letteralmente il 66%, è incredibile quanto sia precisa questa cosa. E oltretutto più aggiorno la pagina, vediamo se ora c'è un voto in più. Ok, da quando l'ho messa ci sono 4 voti in più, resta sempre così, cioè nel senso, chiaramente ci sono piccole variazioni, ma la maggior parte di voi, circa il doppio, di quelli che preferiscono Europa Universalis 5 rispetto a quelli che preferiscono Europa Universalis 4, che è un titolo effettivamente più completo, più semplice, meno complesso e comunque molto complesso,
rispetto a un gioco che effettivamente in questo momento non è finito, è molto più complesso, gli mancano un sacco di pezzi, perché effettivamente il potenziale di U5 qua bisogna metterlo è maggiore. Poi già ora le quality of life di U5 sono incredibilmente superiori a quelle di U4, nonostante lui non sia buona e tutto quello che volete, ma io questa cosa me ne sono già accorto giocando, quindi ci sta. Però sono curioso, visto che questo video magari sarà visto da più persone rispetto a quelli che, maledetto algoritmo di YouTube, ha fatto vedere le persone a questo post, cercatelo in community, andate sul mio canale, community, e c'è il post con il sondaggio, andate a votare, perché sono curioso fra una settimana o la prossima volta che farò questo video, cioè il prossimo aggiornamento su Europa Universale 5, voglio vedere se cambia. Nel frattempo io avrò finito la partita come Meta Ambition, perché comunque non è una partita molto lunga, e quindi tireremo un po' le somme. Io oggi voterei ancora EU4, perché il mio discorso è: se il gioco fosse finito così, tra i due quale voterei? Però non è un voto così sicuro, cioè qua vi ho spiegato tutto quello che penso io, e diciamo io sono molto, onestamente sono indeciso. Se devo proprio lanciare una monetina, insomma decidere, voterei U4, però la maggioranza di voi vota U5, quindi sono molto curioso di vedere questa cosa. Ok, buttiamoci sulla patch. Prima di questo, una piccola nota sul comportamento di Paradox. A dicembre Paradox, dicembre-novembre, si è comportata malissimo con la gestione delle patch di Europa Universale 5. Ora la gestione è migliorata, non siamo ancora a livelli idilliaci, ma è migliorata. La patch è stata, è stata rilasciata, quindi è uscita dalla beta non perfetta. Diciamo che a dicembre il comportamento è stato davvero terrificante, cioè facevano degli esperimenti non durante una beta, cioè come se il gioco non fosse ancora uscito, facevano degli esperimenti. Non si può assolutamente comportarsi così, è stato devastante, terribile, siete degli incompetenti. Questo è il meglio che posso dirvi per quello che avete fatto. Ora invece da così a così. Beh, diciamo non siete ancora da 10, però la sufficienza piena ve la possiamo dare. Perché questo? Perché durante la beta sicuramente hanno fatto degli errori che mi hanno anche fatto smettere di giocare. Però diciamo che durante la beta glielo si può perdonare. Purtroppo erano errori talmente alla base che hanno rotto le partite e io non ho voglia di riprendere un'altra volta, onestamente. Capita anche a me. Fintanto che questo, ragazzi, per me è ancora un hobby e non è un lavoro, e dipende da voi. Non monti video perché per me ancora è un hobby, non è ancora un lavoro, non faccio in tempo a pubblicare tutto quello che pubblico e a montare ancora i video, quindi sta a voi. Comunque, fintanto che per me non è un lavoro, non mi metto a fare una cosa che non ho proprio voglia, e loro mi avevano fatto passare la voglia. Quando diventerò il lavoro si fa anche quello che non si ha tanta voglia. Però vabbè, chiusa la parentesi su di me. Comunque, ora loro hanno rilasciato la patch. Questo è un commento sul forum dove ci sono un po' di critiche. Non le sposo tutte, però mi sembrava il commento un attimino più completo. Quindi citiamo questa persona che ha voluto fare questo commento, perché effettivamente quello che dice nello spirito è vero, non tanto nel contenuto. Se alcune cose secondo me non è corretto, le performance sono migliorate, ci sono alcune situazioni che devono essere sistemate e loro lo sanno, ma non le hanno sistemate in tempo. Hanno già detto che vorranno fare un hotfix e quindi significa che potevano far durare la beta un po' di più. Evidentemente non l'hanno fatta durare a sufficienza perché qualcuno gli ha detto di pubblicarla. Questo è il mio pensiero, non so se è la realtà, però diciamo che un po' questo aspetto si vede. Ora, chiuse diciamo tutti i preamboli, parliamo direttamente di quello che c'è in gioco. La patch è lunghissima, non la guarderemo assolutamente oggi, è lunghissima, non so quante saranno migliaia di righe, cioè più di 1000, meno di 10.000, ma tra 1000 e 10.000 righe, poi magari è 1100, però il range corretto è quello. Guardiamo semplicemente le cose principali, perché sono andati a intervenire su principalmente, diciamo, possiamo dire, allora, come cose principali 3 aspetti del gioco: l'aggressività dell'AI, e infatti questa cosa l'hanno cambiata. Ora c'è la possibilità, quando si inizia una partita, di rendere l'AI, o anche durante la partita, se non è Iron Man, quindi potete cambiare le regole in corso, potete decidere se l'AI è aggressiva, non aggressiva, eccetera eccetera. Quindi questa cosa l'hanno cambiata. Hanno cambiato come funziona l'economia delle estates.
quindi quanto sono ricchi gli stati sociali. Questa cosa è fondamentale, e per cambiare questa cosa hanno introdotto diverse meccaniche, come per esempio l'affrancamento dei contadini. Questa cosa l'hanno aggiunta. Poi sono andati a cambiare ancora un'altra meccanica, diciamo minore, che secondo me è forse l'unica cosa che gli è uscita male. Mi piace l'idea, ma gli è uscita male, vi spiegherò perché. Che è il compiacimento. Quindi quando una nazione si siede sugli allori, poi vi spiegherò cos'è in game. Questo è solo per, diciamo, fare un piccolo riassunto delle meccaniche aggiunte. E in generale sono andate a modificare la prossimità ancora una volta. Il punto è che effettivamente la prossimità è il cuore di Europa Universali 5. Il controllo. Il controllo che è cioè diciamo, il controllo è il cuore. Il controllo è gestito dalla prossimità, sostanzialmente, e da alcuni edifici. E hanno cambiato come funziona questa cosa. Hanno aggiunto alcune mappe per farci vedere questo. In generale hanno modificato un po' come viene calcolata la spesa, quindi il bilancio è diverso il rapporto con le states. Principalmente mi piace di più perché il gioco è un attimino più vivo, nel senso che le states sono molto più ricche, si tengono alla loro ricchezza. Oltretutto, tra le estates più ricche, quella più ricca è sicuramente quella dei nobili, che ora ruba i soldi ai contadini, e non c'è un termine diverso per dirlo, ruba i soldi ai contadini con la nuova meccanica dell'affrancamento, che vi farò vedere qual è. Poi hanno cambiato qualcosa a livello militare, però ripeto, secondo me a livello militare in EU5, rispetto anche a come era in EU4, è molto meno importante, cioè l'economia è molto più importante del militare. Poi chiaramente non potete giocare senza militare, e se non fate tech militari sicuramente perdete le guerre, anche se avete 7 volte l'economia di quell'altro, eccetera. Però è molto meno importante l'aspetto militare secondo me in EU5 rispetto a Europa Universalis 4. Quindi diciamo hanno cambiato un sacco di cose dal punto di vista militari, ma le considero io minori rispetto al resto. E poi sono andati a cambiare tantissima interfaccia, soprattutto le mappe, e il gioco ora ci dà molte più informazioni, quindi è un miglior gioco di strategia, è comunque un gioco simulativo, purtroppo. Sapete un po' come la penso io, però è più di strategia perché abbiamo più informazioni, quindi possiamo prendere più decisioni e di conseguenza possiamo fare più scelte. Questo è quello che rende un gioco di strategia. Ok? Principalmente di strategia, perché anche se giocate a FIFA fate delle strategie durante la partita, ok? La strategia c'è in tutti i videogiochi. Non mi viene in mente nessun videogioco dove non c'è un minimo di strategia. Letteralmente, anche uno sparatutto, decidete come giocare quella partita, la vostra strategia di squadra, e poi fate delle tattiche individuali, ok? C'è questo. Però vabbè, qua stiamo facendo discorsi che sono un po' fuori dal seminato, le lasciamo per discorsi più generali. Nei commenti se volete parliamone. Comunque andiamo a vedere un po' in game che cosa è cambiato. Quindi mi butto qui. Cosa cacchio è successo? No, è giusto. Sono io che non sono capace di capire dove è la mappa. Perfetto, questo è il gioco, quindi hanno aggiornato tutto quanto. Innanzitutto, quando selezionate qua la difficoltà, potete andare a mettere l'aggressività, quindi questa cosa è importante. Nella patch precedente, quindi nella 1.0.11, quindi quella prima della patch attuale, la I poteva dichiarare guerra senza casus belli. Su questo non sono molto sicuro, però sicuramente ogni 6 mesi. Invece nell'impostazione base attuale, quindi normal, può dichiarare guerra ogni 24 mesi. Quindi ogni 12 mesi una guerra cambia completamente, e poi lo può fare solo se c'ha il casus belli. Attenzione, mi hanno suggerito sul mio server Discord, quindi entrate sul server Discord dove potete partecipare anche al giveaway di Stan Gaming per avere un gioco gratis. Mi hanno detto che lei in realtà fa Breaking Truce, in particolare la Francia fa Breaking Truce contro l'Inghilterra nella guerra dei 100 anni. Ora io non so come valutarla questa informazione, perché da una parte una I è comunque troppo aggressiva se fa Breaking Truce all'inizio della partita, perché in U4 la I non fa mai Breaking Truce, ok? Cioè una di quelle regole ferree impossibili da. Invece se la I fa Breaking Truce, ripeto, riporto parole non mie, cioè io non l'ho provato, però ho visto farlo, quindi non in questa patch, in quella precedente. Quindi se va Breaking Truce, Seconda cosa, se la I è in grado di decidere che fare Breaking Truce è qualcosa di positivo, poi qua si apre un punto di domanda grande quanto il Monte Bianco, però
Se lei è in grado di prendere questa decisione, tanto di cappello, perché è una decisione che ha tantissimi contropartite negative. Quindi già per un player è una decisione difficile da prendere, figuratevi per un AI. Comunque, questa qua sicuramente è l'impostazione nuova di cui ho parlato, e poi vediamo un po' tutto quello di nuovo che c'è. Aspettate, metto già una regola che è possibile cambiare paese, perché poi vi farò vedere 2 o 3 paesi per vedere le differenze. Ci mettiamo sulla Castiglia perché è una delle nazioni più semplici per spiegarvi tutte le novità, e poi una di quelle che ha un piccolo problema, perché attualmente tante volte inizierete a giocare con il bilancio in negativo. Adesso vi spiego il perché e come risolvere la cosa, ok? Comunque, prime cose in generale, per me quality of life, ora si possono cambiare le canzoni. Si possono cambiare le canzoni. Meno male. Sì. Non più canzoni adattive e non sempre più le 3-4. Quindi, vi piace questa di Aztechi? Vi ascoltate la canzone di Aztechi. Bellissimo. Poi non so come siano perché non l'ho mai ascoltate, però fa niente. Mettiamo la pace di Westfalia o Lux Eterna. Comunque, potete cambiare le canzoni. Questa piccola nota che comunque già per me passa da così a così. Allora, iniziamo prima dalle note dolenti, e secondo me è letteralmente la nuova meccanica della compiacenza. Questa qua è una meccanica che va a rappresentare quando un impero è talmente ricco, talmente potente, che non ha più nemici abbastanza potenti vicino da poterli considerare una minaccia, e quindi si siede sugli allori. Questo è un po' quello che va a rappresentare. Perché dico che è una nota dolente? Perché di base è una meccanica bellissima. Se arrivate, questa è una cosa che si accumula nel tempo, se arrivate a 100 si attiva un disastro che vi dà questi malus qui. Quindi avete meno 50% alla ricerca, le states sono più rompiballe, il gabinetto funziona meno, eccetera eccetera eccetera, ok? C'è più prosperità perché di fatto vi sentite, cioè la vostra popolazione si sente talmente al sicuro, talmente più potente, ha vinto la storia, ok? Che dice, vabbè, siamo super fighi, mettiamoci a prosperare. Tac, sono milanesi. Io non sono milanese. Non mischiatemi con milanesi. Vabbè, comunque sia, quello che fanno è questa roba qua. Perché non funziona? Perché non funziona la meccanica, diciamo, legata a questa. Cioè non è lei che non va, ma non va la meccanica della minaccia. I rivali non sono abbastanza minacciosi in Europa Universalis 5. Adesso, o meglio, prima, i rivali li mettevate a caso, ok? Questa qua è la mappa dei rivali, e prima potevate mettere dei rivali a caso. Ora invece, innanzitutto non posso neanche selezionarli tutti per qualche ragione. No, Interview in War, ho sbagliato, scusate, questa qua, Possible Rivals, posso mettere dei rivali a caso. Però quello che servirebbe è mettere dei rivali che nella mappa nuova della minaccia, ok, per me rappresentano una minaccia. Ora vedete che nel mondo non ci sono nazioni che per me rappresentano una minaccia, perché abbiamo un valore di minaccia negativo per tutti. Ora, Castiglia ovviamente è una nazione forte, ma non è che non ha minacce sul pianeta Terra. Cioè, la Francia, se dichiara guerra a Castiglia, è una minaccia. Aragona è più piccola, ma comunque rappresenta un pericolo. La Sicilia magari no. Il Papa può essere. Siena sicuramente no. L'Inghilterra sì. La Boemia perché no. L'Ungheria sì. Cioè, secondo i Mamelucchi certamente. Cioè, io non avrei dubbi sul fatto che questi sono possibili minacce. Invece per il gioco non lo sono. Se andiamo a vedere per esempio il Portogallo ha come minacce sul pianeta Terra, e non sto esagerando, è proprio sul pianeta Terra, perché questa mappa non ha confini, o meglio, si adatta ai confini. Vi faccio vedere questa cosa. Il Portogallo ha come minaccia solo noi o la Spagna, o la Francia. Noi siamo la Castiglia in questo momento. Perché dico questo? Perché se noi andiamo a vedere qua, c'è scritto che il valore di minaccia della Francia, che è calcolato come la differenza tra la nostra economia, il nostro militare, il nostro numero di pop, dove in realtà perdiamo da tutti i punti di vista, ok? Loro sono più forti di noi. In realtà è ridotto della distanza tra le due nazioni, quindi dell'84% per qualche ragione, non so come sia calcolato, sarà la distanza tra le capitali. Quindi sui Mamelucchi questo numero
c'è un impatto di solo il 29%. Quindi i Ming, che non esistono, Yuan, che chiaramente è la nazione più forte della Terra in questo momento, senza dubbio, è talmente lontano dal Portogallo che non è una minaccia per il Portogallo. Ora, questo concetto ha assolutamente senso. Però secondo me il discorso dovrebbe essere che io posso mettere dei rivali che sono forti quasi quanto me, cioè anche leggermente meno forti di me, sono comunque una minaccia. Ok? Perché se no io in questo momento come Castiglia non ho alcun rivale, nessuno sulla terra, non ne ho neanche uno, che posso andare a mettere per togliermi questo meno 0,6. Ok? Quindi purtroppo c'è questo discorso qua che posso andare a bilanciare con le spese diplomatiche, però non sempre. Cioè per esempio col Mali, nella partita che abbiamo fatto, no. Poi hanno modificato qualche numero, quindi è già diverso. Però secondo me questa è una delle poche note dolenti che ci sono. Ora, per quanto riguarda il resto, sono andati, come vi dicevo, a cambiare principalmente la potenza delle States. Ora le States guadagnano un sacco di soldi. Questo è un po' il sunto della questione. Perché? Perché sostanzialmente prima quello che succedeva che era questo. In tutto il vostro impero le persone guadagnavano in base al lavoro che facevano, ok? Se voi eravate a conoscenza di questo lavoro, vuol dire che avevate il controllo della situazione, quindi letteralmente il controllo significa questo. Voi eravate a conoscenza di questa cosa, o diciamo potevate controllare questa cosa. In base a quanto controllo avevate, voi potevate decidere, cioè potevate avere, diciamo, il controllo sulla ricchezza generata in quella regione lì, ok? Quindi, se io sono un nobile che lavora nella capitale, dove c'è il 100% di controllo, tutta la ricchezza che io nobile produco viene controllata dal re. A questo punto il re decide, ok, tu signor nobile mi paghi una certa aliquota di tasse, mi paghi in questo caso l'11% di tasse di quello che tu guadagni. Ma non di quello che tu guadagni, di quello che tu guadagni e di cui io so. Di quello di cui io non so è dove mi manca il controllo. Questo valore qua, quindi quello di cui la corona non era a conoscenza, prima scompariva, andava nell'etere. Quindi se andiamo a vedere qui così, sui nobili, prima c'era solo questo 70, ok? Che sono i soldi che i nobili guadagnano, che ricevono dopo le tasse, quindi diciamo il netto. Il netto in busta paga che avete anche voi se avete la busta paga. Quindi voi, il vostro datore di lavoro, o diciamo anche se siete in partita IVA, insomma, se guadagnate dei soldi, quello è il lordo, ok? E poi c'è il netto, che è questo valore qui. In più, in Europa Universale 5, c'è il discorso che io chiamo un po' dell'evasione fiscale, insomma, vedetela come volete voi. Cioè, i soldi che lo Stato non sa neanche che voi generate, quindi quelli che fate in nero, sono questi qua. Prima scomparivano, ora invece il gioco li conta, quindi ci sono un sacco di soldi in più. Cioè, le States, per esempio i nobili in questo caso guadagnano dai territori dove non c'è controllo, o c'è controllo basso, o meglio, dove il controllo è sotto il 100, quindi in ogni posto, tolta la capitale, e sono 146, cioè loro guadagnano tantissimo. Noi in generale ora guadagniamo 53 ducati, poi questo numero nei primi mesi cambia abbastanza, c'erano dei bug e li hanno sistemati ma cambia comunque un po'. Loro guadagnano il doppio di quanto guadagna lo Stato, la corona spagnola, ok? Perché c'è anche il valore dei soldi non controllati. Quindi il primo punto è questo. Se andiamo a vedere, anche loro qua hanno come ricchezza, in realtà vedete che il rapporto è più basso, 19 contro 28, e ora vi spiego anche perché. Nonostante loro non paghino le tasse, vabbè, in realtà il motivo è perché loro non paghino le tasse in questo caso, andiamo sui borghesi, perché qua vedete che il rapporto è 34-31, quindi i borghesi guadagnano di meno dalle zone dove, diciamo, dalla mancanza di controllo che da quello che gli avanza dalle tasse. Perché questo? Perché in realtà c'è una nuova meccanica, è quella dell'affrancamento, che va proprio a farci capire perché i contadini sono molto poveri. I contadini rappresentano la maggior parte della nostra popolazione, eppure guadagnano pochissimo, perché hanno aggiunto una nuova meccanica che rende i nobili ancora più ricchi, che appunto è la meccanica dell'affrancamento, che possiamo andare a vedere con questa nuova mappa qua, qui. Questa qua cosa va a rappresentare? Sono i soldi che dovrebbero guadagnare i contadini, quindi in questa regione qui, dove l'affrancamento in questo momento è al
Dov'è che è scritto? Questa è la ricchezza. Ci dovrebbe essere proprio l'affrancamento. Demografia. Comunque questa qua è la mappa dell'affrancamento. No, non vedo la scritta affrancamento. Ah, qua, che pirla, è scritto qui 20%, qui è 55%. Quindi vuol dire che la ricchezza generata in questa zona dai contadini, per il 20% resta ai contadini. Ok? Poi di quel 20% che resta ai contadini bisogna vedere quanta ne controlliamo noi. Quella che controlliamo la possiamo tassare, come la tassiamo con la liquida di tasse. È davvero complicato Europa Universale 5, però una volta che entrate nel discorso ha tutto senso. L'80%, quindi quello che è oltre questo numero, a chi va, secondo voi? Ai nobili. Quindi i nobili rubano le tasse dei contadini. Cioè, chi tassa i contadini? Se c'è l'affrancamento alto, noi. Se c'è l'affrancamento basso, i nobili. Per esempio in uno stato come il Portogallo i nobili hanno molto meno potere. Castiglia sono fortissimi, non vi dico qua. Cioè, l'affrancamento in Francia è un'altra cosa. I nobili in Francia sono una potenza economica da sola. Cioè, sono più forti i nobili francesi, sono più forti di quello che vedete qui sostanzialmente. Cioè di tutte le altre nazioni, non messe assieme ma di qualsiasi altra nazione. Qui vedete che il colore è decente. Qui in realtà nel Regno delle Due Sicilie l'affrancamento è un po' basso, solo 10%, quindi i nobili qua sono molto ricchi. Se andiamo a vedere in una zona come Milano un po' di meno, quindi l'affrancamento qua è già diciamo più dove i contadini guadagnano un attimo di tasse in più. Ungheria, Boemia, insomma sicuramente all'inizio della partita è una cosa che andrà a considerarsi. Questo cosa significa? Che in realtà le estate sono molto più ricche. Tra queste i nobili sono sicuramente più ricchi perché sono di base più potenti e rubano pure i soldi ai contadini. Hanno un sacco di soldi e costruiscono loro. Questo è molto importante perché non ha molto senso che noi che siamo il re, il presidente o in generale lo spirito della nazione andiamo a costruire frutteti in giro per la mappa, ha senso che andiamo a fare università, le strade, ma i frutteti non tanto. Queste strutture ora le vanno a costruire le varie classi sociali. Attenzione, essendo molto più ricche, costruiscono edifici utili, ma anche edifici non utili. Quindi rendere un'estate molto ricca, non contenta, non è una buona mossa, perché userà i loro soldi per costruire edifici che la rendono ancora più potente, come per esempio i castelli o i villaggi di contadini, o per esempio i contadini possono costruire i villaggi dei pirati. Perché magari in quel momento non sono contenti, investono nella pirateria, perché dicono il paese va schifo, ci rubano i soldi i nobili, di qua eccetera, facciamo che diventiamo noi dei ladri. Cioè ha anche molto senso. Quindi secondo me dal punto di vista anche della simulazione è più corretto che siano le states piuttosto che il re a costruire i vari edifici. Comunque in generale ora le states sono molto più ricche per questo motivo. In più quello che succede è che noi abbiamo molto meno controllo, perché la prossimità dalla capitale è cambiata tantissimo. Ora c'è questa nuova mappa che in realtà è molto molto bella perché ci fa vedere anche come funziona la prossimità e hanno aggiunto da pochissimo, letteralmente nelle ultime patch della beta, infatti questa cosa l'ho scoperta da poco perché non ho giocato le ultime patch, hanno messo queste freccettine che ci fanno vedere anche che cosa stiamo utilizzando. Allora, se la freccettina azzurra con l'ondina significa che stiamo utilizzando il fiume. Se andiamo a utilizzare quella rossa vuol dire che stiamo camminando senza una strada, ok? Qua invece stanno utilizzando la strada, qua vedete siamo tornati a utilizzare un territorio senza strada. Se ci imbarchiamo, quindi devo cambiare nazione perché da lì non posso farlo vedere, con Napoli se andiamo a Vallo ci imbarchiamo, ok? E poi sbarchiamo qua. Perché è rosso? Vediamo un po' perché è rosso, perché poi nel dettaglio possiamo andare a vedere il perché. Se qua credo che ci sia un errore, perché ci dice che andiamo nel Golfo di Napoli e poi andiamo nel Golfo di Napoli su una strada. Ok, qua abbiamo già beccato un bug, incredibile. Se andiamo in campagna, ecco qua funziona. Per qualche ragione qui non lo considera sbagliato, saremmo dovuti andare qua. Qua è giusto. Ah, forse perché sbarca senza il porto. Può essere, eh? Perché il porto vedete che è in questo mare, ma a lui conviene comunque
perché il gioco sceglie comunque sempre la strada più corta. Ho dei dubbi, eh. Comunque, lignetta arancione vuol dire che sbarchiamo, cioè entriamo in mare, ok? Poi lignetta blu sul mare, lignetta arancione ancora sbarchiamo, quindi andare su e giù per il mare è lignetta arancione e c'è anche il simbolo diverso che è questo, quindi il simbolo che va a indicare che andiamo attraverso un porto, mentre in questo caso è rosso evidentemente perché non passiamo da un porto, ci sta, ci sta. Ho dei dubbi qua, perché per esempio per andare in Valchiavenna, da Milano, prendiamo la strada per andare a Monza perché non c'è il fiume, poi da Monza usiamo il blu, che è quello per andare a livello marittimo, perché? Perché usiamo il lago, i laghi sono la cosa migliore, quindi usiamo il lago da Monza, anche se non ha molto senso perché Lecco è qui, gliel'ho detto a Pavia di cambiare anche Lecco, ma mi ha cambiato solo Monza, e poi non mi ha più ascoltato da questo punto di vista, quindi ci teniamo la mappa così. Da Monza andiamo qua, quindi pigliamo il lago, ma il lago qui è solo a Lecco, ma Lecco è nell'altra provincia, ma fa niente. Pigliamo il lago da Monza, andiamo nel lago di Como. Nel lago di Como sbarchiamo a Como. Anzi, non so neanche se sbarchiamo a Como o pigliamo direttamente dal lago di Como il fiume. Allora, da Monza pigliamo il lago di Como. Dal lago di Como andiamo a Como. Da Como pigliamo il fiume, quindi l'Adda, per andare a Tresivio, quindi vabbè, a Sondrio, a Morbegno, ad Azio, a Campo Tartano, quello che volete voi, comunque in Valtellina, e poi andiamo su di qua. Non capisco perché non andiamo direttamente da Como a Chiavenna. Comunque in generale c'è questa nuova mappa che indica molto bene le cose. Vi faccio vedere un'altra mappa e poi riprendiamo il discorso, che è quella dei fiumi. Ora sui fiumi potete andare a vedere, ci sono ancora un sacco di bug su questa mappa, ma hanno detto che non riuscivano a risolverli in questo caso, puntano a averla completamente risolta nella 1.2, però già è un grandissimo passo avanti. Perché c'è qualche bug? Perché qualche fiume è sicuramente sbagliato, però diciamo che in Europa li hanno sistemati circa tutti, ok? Quindi qua vedete appunto che percorso fa il fiume e in che direzione va. Per esempio qua possiamo usare il fiume per andare da qui a qui, da qui a qui. Ci sono alcune zone dove il fiume va in doppio senso, non ha molto senso, perché per qualche ragione il fiume qua è sia upstream che downstream. Per esempio zone di qua in Nord Italia, Mantova, mi sembra di ricordare che abbia con le regioni di fianco, con Guastalla, Avantendré, sono tutte Avantendré qui, quindi non si capisce molto. Ci sono delle situazioni particolari. Però la cosa interessante è che il fiume va pure in mare. E questo indica che per la prossimità in realtà ci sono delle situazioni un po' particolari, dove per esempio noi con il Portogallo, se vogliamo andare qui, vabbè ci andiamo con la strada, tutto a posto. Qua invece se vogliamo andare qua cosa succede? Che non ci imbarchiamo da Lisbona, perché il fiume va fino qua, e a lei non conviene imbarcarsi, ma conviene usare il fiume. Quindi è un po' una situazione particolare, dove in realtà lei qui usa il fiume, ma contemporaneamente c'è pure l'Arbor Capacity. Quindi è come se fossero i fiumi, cioè i porti fluviali. E infatti per esempio Pisa ha il porto fluviale, cioè nella storia aveva il porto fluviale e funziona così. Adesso per andare a Livorno no, per andare però a Piombino vedete che usa il fiume per andare in mare, ma non sbarca. Mentre per Napoli, come vi ho fatto vedere prima, per andare a Vallo si sbarca. Cioè si sbarca, ci si imbarca, scusate. Ci si imbarca. Ci si imbarca dal porto, mentre qua ci si imbarca dal porto fluviale? Domanda? Cioè diciamo, vorrei capire bene come è intesa questa cosa, perché per esempio per andare da Lisbona a Porto si usano due fiumi. Cioè se è il fiume da Lisbona qui, poi tratto di mare e si sbarca in un altro fiume, perché qui c'è un altro fiume. Vedete? Qui c'è un altro fiume. Quindi per andare a Porto effettivamente noi cosa ci becchiamo? Partiamo da Lisbona, usiamo il porto fluviale per andare da Lisbona al mare, ok? Perché andiamo da Lisbona alla baia di Santeval. Le Sante Valle, vabbè fa niente. Poi usiamo due volte mettiamo la mappa che si capisce meglio. Usiamo due volte il trattino blu, quindi due volte tratto di mare, e poi sbarchiamo nel fiume. Quindi effettivamente c'è questo discorso che deve essere compreso, però al di là di questa che è più diciamo una questione tecnica, però
Non potete giocare U5 ignorando queste cose, quindi ve le devo dire. Purtroppo non è un gioco in cui potete giocare a caso, e questo lo rende bello, ma contemporaneamente lo rende brutto. Comunque, perché l'economia non funziona? Vorrei fare il video non troppo lungo, quindi ora cerco di stringere. Perché? Oltre a tutto quello che vi ho appena spiegato, quindi al discorso della prossimità, delle strade e quant'altro, e ora appunto la prossimità non è più come prima, ma viene calcolata come una frazione, cioè c'è il costo e c'è la velocità a cui ci muoviamo, che appunto sono tutti modificatori positivi, che cercano di assottigliare questo valore, ok? Quello cos'è il risultato? Che rispetto a prima la prossimità è molto più bassa, ma ci dà la possibilità di alzarla molto di più, quindi possiamo davvero andare praticamente a sotto zero, mentre prima non era possibile. Quindi diciamo da questo punto di vista è meglio perché scala meglio anche durante la partita, cioè prima si raggiungevano ottimi risultati quasi subito e poi si restava lì, adesso invece si raggiungono ottimi risultati verso la fine della partita andando molto più in alto di quello che si poteva fare, quindi in generale è molto meglio. Però appunto all'inizio della partita è molto peggio, quindi la prossimità è molto più bassa, abbiamo molto meno controllo. Molto meno controllo vuol dire che le states sono molto più ricche, ok? Ma questo non incide sul fatto che noi siamo poveri, perché comunque era un tipo di ricchezza che prima semplicemente veniva disperso nell'etere, ora invece resta in partita. Qual è il problema? Il problema è che questo calo di controllo va a determinare in realtà un calo delle tasse. E adesso vi spiego perché è grave. Però prima volevo chiudere, diciamo, la parentesi sulla prossimità, perché ora ci sono strumenti molto buoni per alzarla. Qua nelle nostre strutture abbiamo i governatorati, i governator. Ora sto giocando col gioco in inglese perché la mod è funzionante ma non ha alcune linee tradotte e chiaramente sono le novità che mancano alla traduzione, e oggi volevo fare un video sulle novità, quindi non avevo senso che mettessi la mod con probabilmente le novità non tradotte, ok? Chiaramente quando torneremo a giocare metterò la mod in italiano. Ora hanno messo questi nuovi edifici che sono i governatori, che fanno un po' da mini capitale, quindi la capitale ha di base una prossimità di 100, ora ci saranno queste strutture che vanno a generare una prossimità di 80. Costano tanto, ma in generale quando avete un'economia abbastanza buona conviene iniziare a metterle, perché chiaramente vi abbassano tantissimo il costo di prossimità, o meglio vi generano della prossimità, quindi vi alzano il controllo, e alzandovi il controllo vi migliorano tutte le statistiche di gioco. Adesso vi ripeterò che cosa fa il controllo. Un'altra struttura che hanno cambiato, quindi attenzione, diversa da prima, è il balifo, il balivo, che ora vi dà direttamente più 20 controllo, quindi ha senso farlo per esempio qua dove si fa l'argento. Esatto, qua c'è l'argento, quindi vi è andato a fare il baliffo. Qua scrivete togliete nobili, bailiffo. Sì, questa qua è una nuova schermata dove potete andare a costruire gli edifici direttamente dalle province, quindi qua fate boom, baliffo, e fate il baliffo. Perfetto. Ora, tutte queste strutture chiaramente vi migliorano qualche cosa, il controllo. Il controllo perché è importante? Perché va a determinare la vostra base tax. Perché è importante questo? Perché nella versione precedente del gioco il vostro bilancio, diciamo, aveva due tipi di voci di spesa. Lasciamo perdere le entrate, che per ora mettiamo semplicemente così, anzi di questo parliamo dopo. Aveva, diciamo, due voci di spesa. Le spese legate a spese effettive, ok? E quelle legate diciamo, quelle proporzionali a quanto è ricco il vostro paese. Cosa sono le spese effettive? Sono le spese per il vostro esercito, per la vostra flotta. Cioè se vado a prendere ora la nostra flotta o il nostro esercito, questo, e lo elimino, ok? Lo elimino. Qua chiaramente arriviamo a 0. Quindi queste qua sono spese effettive. Le spese non effettive sono le spese che sono legate alla vostra economic base, quindi sono legate a quanto siete ricchi. Ora, questo valore è cambiato tantissimo già nella patch precedente e poi è stato raffinato in questa nuova patch durante la beta e ora che è uscita. Ora, purtroppo il tooltip è totalmente sbagliato, gliel'abbiamo detto, ma non ci hanno ascoltato, quindi il tooltip deve essere assolutamente corretto. Tutto quello che c'è scritto è sbagliato, perché l'economic base non si basa sul commercio, non si basa
sui eventuali stretti o territori dove fate pagare la dogana, o non si basa sulla vostra base tax. Assolutamente su nulla di quello che c'è scritto. Però si basa sulla vostra ricchezza. Cos'è la ricchezza? Perché è un numero, una voce diversa rispetto alle tasse di base? Perché appunto la ricchezza è la ricchezza del vostro paese, senza considerare il controllo. Le tasse base sono le tasse base, sono diciamo la ricchezza che voi controllate. Quindi in un paese con una sola provincia, dove il controllo è 100, ricchezza e tasse di base coincidono. In un paese in cui avete anche semplicemente 2 province che hanno la stessa ricchezza e poniamo che una abbia 100 di controllo e l'altra 0 per qualche ragione assurda, ma facciamo un esempio, allora voi avrete la vostra valore di ricchezza che è esattamente il doppio delle vostre tasse base, perché avete 2 province che producono X, ma una delle 2 avete controllo 0, l'altra 100, quindi in questo caso solo una vi conta e quindi avete metà. Perché questo è importante? Perché la ricchezza, quindi proprio quello che è denominato come ricchezza, wealth in inglese, ok? È letteralmente legata al vostro controllo. Ora, avendo voi meno controllo, vi ritrovate con meno ricchezza e quindi in generale nel vostro bilancio avete tutte queste voci qui, tutte le voci, vabbè, non i forti che sono comunque troppi, ma le voci legate alla vostra ricchezza sono la spesa per la corte, le spese diplomatiche, le spese per la cultura che qua ancora non abbiamo, le spese di stabilità. Sostanzialmente sono queste 4 e sono tutti valori legati alla vostra economia di base. Quindi vedete qua economia di base che in realtà appunto è legata non a quello che c'è scritto ma alla ricchezza. Se andiamo qua a vedere, qui c'è scritto che appunto è legata alla ricchezza, eccetera eccetera eccetera. Ci sono delle nuove mappe per farvi vedere bene questo concetto, che sono la mappa della local tax, base tax, ok? E la tassa è la mappa della ricchezza. Vedete come la parte nord del paese, quella attorno alla capitale, resta dello stesso colore? Non cambia molto. Vabbè, ora ho sbagliato mappa. Non cambia molto, vedete? Mentre la parte sud si scurisce parecchio, perché a sud abbiamo poco controllo. Qua abbiamo tanto controllo. Quindi in generale ora come funziona la base economy, che è un valore davvero importante che dovete imparare a gestire. Non dovete andare su Tooltip ma qui. Il valore è esattamente la metà del vostro controllo. Cioè scusate, della vostra ricchezza. Ora, in una regione dove voi avete meno del 66% di controllo, ascoltatemi bene, se avete meno del 66% di controllo, quello che andate a generare di ricchezza vi va a aumentare il valore della vostra economia di base, probabilmente di un valore peggiore rispetto a quanto guadagnate. Quindi costruire edifici dove non avete controllo vi fa perdere soldi. Ok? Perché voi aumentate la vostra ricchezza, quindi aumentate la vostra base economy, quindi aumentate tutti queste voci di bilancio, ma da quell'edificio lì non ci ricavate le tasse e quindi non ne vale la pena. Vale la pena costruire solo dove avete il controllo alto, quindi dovete cambiare mentalità. Non è più come prima, adesso è ancora più di prima. Il controllo è fondamentale. Se non c'è il controllo non dovete costruire, punto. E vi dirò di più, voi dovete usare la mappa della ricchezza locale, vedere dove sono zone con la ricchezza alta, quindi Toledo, Siviglia, questa zona dove appunto ho già fatto il balivo perché c'è l'argento, questa che è ricca per qualche ragione, poi vabbè, ora non stiamo a indagare tutti i vari concetti della mappa. Queste qui sono le zone dove dovete dare assolutamente priorità a portare il controllo, è fondamentale. Se voi non portate controllo in quelle regioni siete fregati, perché letteralmente quella regione lì vi fa perdere soldi, perché aumenta le vostre spese generali e non vi paga le tasse. Questo è il concetto in generale. Quindi cercate di stare attenti da quel punto di vista lì. Poi chiaramente cercate di abbassare le spese dove non sono necessarie.
Qua per quanto riguarda i costi di corte potete andare a prendere un advisor, magari quello col punto militare più alto, che vi va diciamo a generare lui quel valore lì, quindi qua un più 10% che in realtà aumentando le spese è un più 0,18, quindi abbiamo aumentato questo valore qui, spendendo meno soldi. Quindi in generale quello che dovreste fare ora è abbassare questo in maniera tale che salga ma non vi costi tanto, magari costi solo 10, ridurre il costo di stabilità perché ora non vi serve tanto, non è così grave essere stabilità 29 all'inizio della partita, magari tenere questo giusto un pochettino ma non di più, chiaramente far pagare le tasse a tutti e vabbè io ho tolto le armate, non togliete le armate se le avete, però andate a distruggere le fortezze che non servono, quindi andate qua, fortezza, la distruggete, eccetera eccetera eccetera, la distruggete un po'. Adesso distruggo giusto un paio a caso. Poi se posso farlo anche da qua. Non ci ho pensato. Vediamo se posso farlo anche da qui. No, non... come cacchio si chiamano questi? Castle. Perché ho giocato tanto in italiano, quindi non mi ricordo i nomi del... Castle. Ok. E li distruggete da qui. Poi togliete questo e li distruggete tutti. Chiaramente non dovete distruggere tutti. Qua sto andando veloce giusto per farvi capire i concetti. Poi in generale non dovete fare tutto quello che sto facendo io. Potete andare anche per esempio qua a dire ok, che cosa non mi conviene avere. Chiaramente i castelli l'ho distrutti perché non si possono spegnere, cioè nel senso disattivare. In questo caso abbiamo le università che costano, le cattedrali, per esempio, il primo della lista. Andiamo qua, edifici, cattedrali, cathedral, o meglio, direttamente andate qua e le fermate tutte, le chiudete tutte quante, quindi non avete più le cattedrali. Vedete velocità 7, ora gioco a 7 velocità. Vabbè, ci dichiarano tutti rivale, ma chi se ne frega, tanto non cambia niente. Cambio mese. Vedete che guadagniamo soldi. Quindi diciamo che abbiamo sistemato un po' l'economia. Ovviamente ora guadagniamo 32, avremmo guadagnato, che ne so, una 20 circa, ecco. Quindi da quel punto di vista cambia qualcosa. Qua non ho messo questa spunta. Un'altra cosa che potete fare è cercare di fare in modo che le classi sociali paghino tutte le loro tasse. Quindi, per esempio, questa qua ha una tassa massima di 49%, ora paga 29%. Perché questo? Perché ha un equilibrio del 50%. Se noi alziamo questo equilibrio di 20 punti, lui pagherebbe il 20% di tassa in più. Quindi, piuttosto che stare al 29, lo possiamo portare al 49. Come si fa a fare questa cosa? Dovete andare qui e dargli chiaramente qualcosa. Per esempio, gli possiamo dare sicuramente, poi alcune cose vanno date di default perché sono fondamentali, come queste da dare sempre, eccetera eccetera. Però in questo momento vedete che loro 29, in realtà possiamo alzarlo, adesso è automatizzato, salirebbe da solo, lo portiamo noi a 50, ok? Piuttosto che 29 pagano il 34, quindi tutti questi sono piccoli accorgimenti da fare. Ovviamente ora cosa è successo? Che i nobili non sono contenti, quindi i nobili sono ricchi, non contenti, potrebbero costruire loro cose che non vogliono. Per esempio in questo caso i nobili stanno già costruendo qualcosa. In questo caso è un edificio che a noi va bene perché è produttivo. Però i nobili cosa fanno? Vanno a costruire, per esempio qui, vedete? Dove noi non abbiamo controllo. Quindi avere i nobili ricchi comunque comporta una perdita di ricchezza. Ora, signori, io mi sono anche dilungato troppo e non vorrei fare il video troppo lungo. Spero di avervi anche spiegato un attimino come mettere in sesto la vostra economia. Hanno cambiato ancora altre cose, come per esempio i valori. In generale ora centralizzazione e decentralizzazione sono entrambi abbastanza forti, vanno a cambiare anche la velocità di annessione dei vassalli, e quindi molto buono. Hanno cambiato anche servitù e soggetti liberi, quindi ora chiaramente hanno la meccanica dell'affrancamento e vanno anche a determinare quanto sono felici i nobili o meno. È meglio avere i nobili felici all'inizio perché dovete tartassarli un pochettino. Detto questo, vi aspetto sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo di andare a votare al sondaggio perché sono curioso di sapere se preferite EU4 o EU5 in questo momento. Poi chiaramente fra 5 anni probabilmente
tanti preferiranno, cioè ancora più di oggi, tanti preferiranno U5, chi lo sa. Chissà se saremo ancora qua fra 5 anni. GG a tutti.